mi sono messo nei guai da solo. Allora, me lo avete chiesto e alla fine siamo arrivati a fare questo video. Il video è American Staffordshire Terrier vs Pitbull. Non c'è un altro modo di dirlo, avrei voluto dire tutta la sigla, però avrei voluto nominare, non posso partire se non in questo modo. Prima di cominciare questo video vi ricordo, perché altrimenti poi mi sgridano, allora contatti Telegram, il mio canale Telegram, io non ricordo mai se è Emanuele Artibani o Artibani Emanuele, comunque cercatelo e vi unite al canale così sapete quando escono e come escono i video. Questo per quanto riguarda il canale Telegram. Email commerciale.artibani commerciale.artibar@gmail.com, ripeto, commerciale.artibar@gmail.com, non lo imparerò mai. E poi c'è il mio canale al quale dovete o volete iscrivervi, fate voi. Naturalmente c'è un plus per gli abbonati, gli amici abbonati. Che cosa hanno in più? Tutti, non faccio differenza di abbonamento, cioè chi spende una cifra piuttosto che un altro hanno il diritto di rivedere tutte le live e i contenuti, che cominciano a essere un bel po' di ore da vedere, perché ogni live dura un'ora, quindi avete a disposizione già diverse ore di live da guardarvi solo per gli abbonati. Tutti gli abbonati, cioè chi spende una cifra, chi ne spende un'altra, tutti gli abbonati, per tutti la stessa cosa. Come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati a questa sfida? Non lo so, perché me l'avete chiesto, comincio a fare le sfide e allora facciamo questa clamorosa sfida tra American Staffordshire Terrier e Pitbull. Quindi ci togliamo subito il dente, cioè qui è subito dentro fuori. Tanto invito chi sta guardando in Premiere il video, io lo sto registrando e molti di voi lo vedranno in Premiere, quale secondo voi è il mio preferito, di scriverlo ora nei commenti della Premiere, di scriverlo ora, così poi alla fine del video scoprirete quale tra i due è il mio preferito. Allora, andiamo a parlare un po' dell'American Staffordshire Terrier. È inutile che ho fatto un video su Pitbull, lo trovate, forse riuscirò a mettere una scheda qua sopra per farvi vedere il video sul Pitbull. Inutile che qui o se non c'è una scheda, però ne parlo in diversi video. La storia del Pitbull, questa andate su Wikipedia, la trovate, basta scrivere Pitbull, la trovate la storia del Pitbull, così come più o meno trovate la storia dell'American Staffordshire. Stiamo parlando, per quasi tutti quelli che lo sanno, parliamo in buona sostanza dello stesso cane. Attenzione, fermi lì perché già so che qui prenderò insulti a destra, fino adesso, allora, fino ad un determinato periodo storico stiamo parlando di un determinato cane, lo stesso, ce n'era uno. Questo cane era usato per i combattimenti, era usato per tante. Non entriamo nelle logiche, oggi andiamo a fare la sfida tra i due. Leggenda narra che ad un certo punto la persona che decide di registrare questi cani questa leggenda narra che avesse una cucciolata. In questa cucciolata aveva diverse femmine. Una la tiene per lui ed era una persona molto benestante, ed una va alla servitù dell'epoca. La persona che gli curava il giardino, in buona sostanza, che si affeziona e decide di tenere il Pitbull. Lui decide di registrare quello che all'epoca era l'equivalente del nostro ENCI. Lo spiego perché, per chi seguisse il mio canale per la prima volta non conosce la differenza tra, quindi va in quella che è la lista, l'associazione che registrava la genealogia di tutti i cani, quindi l'equivalente del nostro ENCI, e decide di registrare per la prima volta
il pitbull, cioè quello che all'epoca era il pitbull. Lo registra, questo cane diventa American Staffordshire Bull Terrier. Questo cucciolo nato da questa cucciolata. Registrarlo aveva un costo non da poco, quindi il proprietario della casa lo poteva fare, chiaramente, ve lo dovete subire, almeno uno capisce subito, il proprietario della casa lo poteva fare. La servitù, nello specifico questo presunto giardiniere, leggenda narra, almeno questo è quello che dicono negli Stati Uniti, non ce l'aveva i soldi per registrare il cane, aveva un costo già all'epoca, sempre una questione di soldi. E quindi ci sono questi due cuccioli, uno diventa American Staffordshire Terrier e l'altro resta Pitbull. Quindi stiamo parlando dello stesso cane. Uno viene registrato per la prima volta e il fratello no. Nello specifico la sorella viene registrata, l'altra sorella no. Figli di stessi papà e mamma. Da quel momento in poi, credo fosse nel 1936 o 38, come vedete non sto leggendo, vado più o meno a braccio, quindi sentitevi liberi di insultarmi quanto volete, ma tanto so che questo video inevitabilmente catturerà qualcuno, scontenterà qualcuno. Invito sempre quelli che sono in Premiere a scrivere secondo loro qual è il mio preferito, a scriverlo. Insomma, da una parte siamo volo pindarico, siamo ad oggi. Oggi abbiamo l'American Staffordshire Terrier che è riconosciuto in tutto il mondo, o comunque tutto il mondo occidentalizzato. Dall'altra abbiamo il Pitbull che è riconosciuto solo in determinate associazioni, soprattutto americane, e che è il cane che viene più o meno condannato da tutti quanti, ma non è questo il video, non è questo il video, non dobbiamo metterci qui adesso, questo non è un video per quelle polemiche, questo è un video per la sfida tra i due cani. Prendiamo gli elementi che abbiamo a disposizione tra il Pitbull e l'American Staffordshire Terrier. Allora, uno ha seguito lo show business, il core business, l'American, dell'estetica, della bellezza, cercando di mantenere invariate le sue caratteristiche morfologiche e modificando parzialmente le caratteristiche caratteriali. Questo per quanto riguarda l'American Staffordshire Terrier. Il Pitbull quindi è dei fighetti, quindi l'American Staffordshire Terrier in buona sostanza è dei fighetti, cioè il fighetto all'American Staffordshire Terrier, con i documenti, tutto caruccio, pettinato, tutto carino, questo è l'American Staffordshire Terrier. Dall'altra parte c'è il Pitbull. Il Pitbull, ragazzi, la bellezza del Pitbull è che è dei bori, cioè il Pitbull è catene, cioè il Pitbull è la versione coatta, non so come lo chiamate a Milano, è così, cioè il Pitbull è questo, lo conosciamo, però uno ha mantenuto l'American. Allora, quindi andiamo, bellezza, me lo scrivo anche, bellezza, me lo scrivo qua, bellezza tra American Staffordshire Terrier e Pitbull. Ragazzi, un American bello, non c'è storia perché lo vedi e ti spacca l'occhio. C'è un American Staffordshire Terrier bello, è un cane spaventosamente bello, non c'è niente da fare. Quindi tra i due siamo 1-0, ma proprio facile per l'American. Pitbull non è bello, nel senso tu puoi vederne, o meglio, io prendo l'omogeneità di quello che vedo nel quotidiano, magari è bello per il proprio proprietario, è bellissimo, poi però se vai a vedere agli angoli sbagliati, il cranio strano, gli occhi
alcuni gli occhi così, altri gli occhi così. Cioè, il pitbull non è un cane selezionato, cioè non è, dai su, cioè, adesso chi deve dire che il pitbull è il più bello dell'America Staffordshire Terrier, perché deve rompere le scatole a questo video e dire che il pitbull, beh no, no, 1-0 proprio facile, 1-0. Il pitbull è brutto, dai, il pitbull è brutto però fermi perché la partita è appena iniziata. Altro punto a favore dell'American Staffordshire Terrier, molti potrebbero dire è il carattere, e su questo c'è da discutere. E spiego gli elementi di discussione quali sono. Ad esempio, sull'American Staffordshire Terrier, lo sto scrivendo mentre parlo, sull'American Staffordshire Terrier c'è un metro, una misura verificabile. Ci sono American Staffordshire Terrier che hanno fatto Ipo 1, 1, 2, 1, 3, Ipo 2, Ipo 3. Perché avendo il pedigree hanno accesso alle gare di questo tipo. E quello è verificabile, numeri alla mano. Quindi so che stando a dove nascono le prove di lavoro, che nascono come dei test, ricordiamolo sempre, il cane si porta a sinistra perché a destra c'era il fucile. Lo Schutzhund nasce, quindi l'SCH che poi diventa Ipo e poi diventa IGP, altro non sono che figli, seppur partoriti un po' così, dell'idea di un cane che avrebbe dovuto fare dei test per essere poi impiegato in guerra. E qui noi abbiamo un valore oggettivo, che è quello dell'American Staffordshire Terrier. Signori, l'American Staffordshire Terrier ha fatto l'Ipo. Ma attenzione, perché non è 1-0. Attenzione che qui potrebbe esserci... Attenzione, in teoria è 1-0, no? Tu dici, vabbè, allora, l'American Staffordshire Terrier ha fatto l'Ipo. No, perché? Questo lo dicono così, poi quelli bravi diranno altro. Perché per fare l'Ipo, per fare le prove di lavoro in genere, una serie di caratteristiche del pitbull che adesso noi facciamo finta sia stato allevato più o meno così, no? Così, dal privato di turno, lasciamo stare che anche lì dietro c'è un'ottima, straordinaria industria di professionisti che credono al pitbull, che lavorano sul pitbull, c'è diverse linee di sangue, c'è un mondo, sicuramente su questo video scriveranno tantissime persone preparatissime, da Red Nose, c'è un mondo. Però c'è una cosa che a me, che non mi fa dare il voto pieno 1-0 secco all'American Staffordshire caratterialmente, che ho visto diversi pitbull che hanno mantenuto quelle che sono le caratteristiche di durezza che non sempre, anzi mai, possono poi essere un vantaggio nella vita quotidiana. I mezzi di informazione vogliono che il pitbull sia un cane cattivissimo e che sia un cane che dia incredibili problematiche. La realtà dei fatti vuole che il pitbull è un cane con una tempra altissima, quindi con una soglia di resistenza al dolore molto alta, con la resistenza, quelli che molti oggi confondono con la resilienza, che è una parola che non ha nulla a che fare con tutto ciò che è vivo. La resilienza è applicabile ad una materia, non all'essere umano o al cane o agli animali. Cosa comporta questa durezza del pitbull all'atto pratico? Durezza perché, ricordiamolo, era selezionato perché dicono no, il pitbull è cattivo con le persone. No, il pitbull prendeva le botte dalle persone e sfogava la sua rabbia, sto andando a grandi linee, su altri cani, quindi non è cattivo sulle persone.
è un concetto completamente diverso. Il pitbull ha un'aggressività nei confronti dei suoi simili, ma non sull'uomo, anzi l'uomo lo teme per natura, e questo è un concetto che andrebbe chiarito su quelli che parlano così, boom, prende, no, perché è cattivo con le persone, no, no, cioè nella sua natura proprio il pitbull tutto va tranne che l'essere cattivo sulle persone, è l'ultima cosa. Se proprio vogliamo guardare il lato tragico del pitbull, lo chiudevano dentro un sacco di liuta, lo gonfiavano de botte, lo aprivano e si doveva sfogare contro gli altri cani. Quindi se proprio dobbiamo vedere, eventualmente aveva paura dell'uomo e quindi non diventava aggressivo. Cosa dà questa durezza del pitbull che poi si misurava Pit, l'arena appunto? Che tu un pitbull lo prendi, lo metti con 10 bambini e gli tirano orecchie, il naso, le dita dentro gli occhi, dentro le orecchie, gli tirano la testa. Se il pitbull è equilibrato, vince proprio a mani basse. Vince a mani basse. Adesso mi insulteranno in decine di persone, però se il pitbull è equilibrato ha una soglia di resistenza al dolore talmente alta che tu lo prendi, lo butti dentro un asilo con 50 ragazzini che non hanno paura del cane, scalmanati. Quando reagisce un cane? Un cane reagisce quando subisce dolore, no? E porta con sé due caratteristiche, o un'aggressività o un'aggressività rediretta. L'aggressività normale è un'aggressività del cane che non gli va che tu gli rompa le scatole e quindi, boom, ti morde. L'aggressività rediretta è quell'aggressività passiva, cioè lui subisce in qualche modo qualcosa che non vuole e istintivamente reagisce con una ringhiata, con un morso e con tutto. E il pitbull, questo, un pitbull equilibrato, è difficile che lo faccia, perché 50 bambini prima di fargli male gli devono rompere le scatole, perché quello era, e chi lo ha selezionato dopo non si è interessato di cambiare questo lato del carattere, perché probabilmente lo hanno lavorato, lo hanno cresciuto solamente per questo, e quello gli è rimasto. Quindi nel rapporto familiare clamoroso dal mio punto di vista, nel rapporto di socialità 1-0 per il pitbull. L'ho detto, 1-0 per il pitbull. Quindi siamo uno pari, Socialità con gli altri cani. Non c'è storia, signori, non c'è storia, mi dispiace. Non vi arrabbiate, per gli stessi motivi di qui sopra, il pitbull per farlo stare bene con gli altri cani lo devi abituare, ma anche l'American lo devi abituare, ma il pitbull rompe proprio, cioè, proprio un macello. Il pitbull per farlo stare bene con gli altri cani lo devi abituare o devi essere incredibilmente fortunato. E quindi siamo qui 1-0 per l'American Staffordshire 3, che non è tenerissimo con gli altri cani, non è tenerissimo con gli altri cani, però è meno duro di quanto non lo sia il pitbull. Quindi siamo 2-1. Addestrabilità. Qui c'è un problema perché il ragionamento che facevamo prima è legata all'aggressività, porta con sé predatorio o predazione, come dicono quelli che vogliono sembrare bravi, istinto predatorio, combattività, aggressività, docilità, che è un'altra cosa. Il problema è che qui deve finire per forza di cose in pareggio. Per quale motivo deve finire in pareggio? Perché se da una parte abbiamo la misura che ho nominato prima,
del test che possiamo fare sull'American Staffordshire Terrier, lo stesso test noi non possiamo proporlo sul pitbull, perché è inutile preparare un pitbull per un primo, secondo o terzo brevetto, perché tanto quel cane in gara non sarà mai accettato, sarà sempre escluso. Quindi questa finisce al momento su questo siamo sul 2-1, perché questo non lo possiamo misurare. Concludo il video di questa sfida, che io vivo veramente come una sfida, con la mia opinione personale sull'argomento. Allora, vi dico quello che ho visto nel corso del tempo, per mia esperienza personale, quindi deve essere rispettata da tutti. Deve essere, tanto siamo in svantaggio per 2-1 l'American Staffordshire Terrier ai danni del Pitbull. Questa deve essere rispettata, quantomeno rivendico il diritto che questa sia rispettata da tutti. Quello che ho visto nell'allevamento dell'American Staffordshire Terrier è che ha veramente perso tante caratteristiche di partenza del Pitbull ed è diventato un cane diverso. Ed è diventato un cane diverso, bellissimo. A me piace anche l'estetica, la morfologia del cane, riconosco in esso essere un gran bel cane. Il problema è che però le caratteristiche del Pitbull sono tipiche e nonostante la mano dell'uomo cianfrugliona di diverse persone che hanno provato più o meno bene ad allevare questo cane, ha mantenuto tutte le sue caratteristiche invariate. Tutte le sue caratteristiche invariate. E non è facile, però è un'indicazione. Qual è l'indicazione? L'indicazione è che in natura, contrariamente a quello che molti vogliono far passare come riferimento, non sopravvive, e questo è un discorso che andrebbe allungato, il più forte. Sopravvive quello che si adatta meglio alle condizioni in cui o nelle quali vive. Cioè l'essere umano non è adatto a niente, cioè non può correre più veloce di, non può nuotare più veloce di, non può volare e non può fare niente, ma fa tutto. Il Pitbull sotto questo aspetto secondo me ha mantenuto non queste caratteristiche ma le sue caratteristiche di partenza e questo me lo porta in una posizione di pareggio. Siamo sul 2-2. Andiamo sul mio fattore X, sempre personale. Allora, il Pitbull ha un problema, un grandissimo problema, e l'ho detto tante volte dal mio punto di vista, ha il problema dei proprietari. Perché se è vero che l'American Staffordshire è un Pitbull da fighetti, è altrettanto vero che il Pitbull 9 volte su 10 sta in mano ai bori. Cioè, oh, te vanno il cane, oh, te faccio mozzicare dal cane. Questo comporta che determinati cani diventano quello che non sono o vivono in un contesto che non è esattamente sano per quello che dovrebbe essere. Detto ciò, però, io tra i due ne preferisco uno, cioè tra l'American Staffordshire Terrier e il Pitbull Terrier, nonostante le similitudini, ricordiamo, sono lo stesso cane, uno fortunato, uno sfortunato, io tra i due ne preferisco uno. Questo video mi costerà tantissimi insulti. Allora, io credo che un cane debba essere utile, anche nelle sue caratteristiche. Una cosa che pochi dicono, che non esiste miglior cane
si è allevato nelle migliori condizioni del pitbull per quanto riguarda la pet therapy. Vi ho detto chi preferisco, vi ho appena detto chi preferisco. Il pitbull è un cane che tu sei cresciuto da persone normali, hanno un QI assolutamente normale, è un cane che dove viene usata bene molti, immagino la faccia di molti che pensano questo è pazzo. Il pitbull è un cane che se usato, se lavorato bene, se gli viene raccontata una storia diversa da quella che molti raccontano al pitbull quando lo prendono, è un cane straordinario. Lo porti in ospedale e andate a vederlo in America, come viene trattato in certi ospedali. Poi ci sono stati che lo vietano e altri ma andate a vedere come viene trattato. Un cane che sale sui letti dei bambini, i ragazzini gli fanno qualunque cosa e non si rigirerà mai, perché la sua forza è questa, è la sua soglia di resistenza al dolore, che inevitabilmente un cane allevato dall'uomo per la morfologia, per forza di cose, nel tempo ha perso. L'ultima parte di questo video ho voluto scriverla e quindi sarete costretti ad avere un attimo di pazienza se non guarderò in camera. Per quale motivo? Perché molti, dopo questo video, dove io preferisco il pitbull, pur amando, non deve essere... a me l'American Staffordshire piace, ma perché mi piace l'idea di portare un cane che assomigli in qualche modo in gara, no? Cosa che non farò, però mi piace vederli lavorare l'American Staffordshire, seppure sul lavoro non sono così straordinari. Però per quelli bravi che vorranno commentare negativamente questo video, io ho bisogno mi sono dovuto scrivere una serie di appunti che voglio leggere in relazione proprio all'SCH, che è il test, no? L'SCH è Schutzhund, dove nasce tutto questo, che è la misura caratteriale che in teoria certifica un cane da utilità e difesa, che nasce nel 1900. Siamo nel 2022. Il significato di utilità è diverso e il significato di difesa è cambiato. E mi sono scritto queste due righe perché per me sono importanti. Allora, non dovete subire i significati di qualcun altro, dovete voi dare un significato a quello che fate e a quello che sentite. L'utilità e difesa, l'IGP nello specifico, viene usato per chi ha compiuto qualcosa di ripugnante sul proprio cane, parlo di alti livelli, non parlo dell'amatoriale, ci mancherebbe. Ripugnante intendo collare elettrico, collare a punte, e vogliono parlare di cani magari con voi che siete degli appassionati cinofili. No, loro non sono appassionati cinofili, sono un'altra cosa. Voi siete appassionati cinofili, chi è arrivato a questo punto del video è un appassionato cinofili. Quelli sono appassionati di una gara che si chiama IGP, che è figlia di una cosa che si chiama utilità e difesa, che è nata nei primi del Novecento, l'SCH. Quindi non dovete dare voi un significato a quello che fate. Chi ha compiuto qualcosa di ripugnante sul proprio cane, come TreTac o collare elettrico, e che abbia o meno raggiunto il suo scopo pur dicendo di averlo fatto per un nobile scopo. La nobiltà, dal mio punto di vista, del pitbull sta nella sua soglia di resistenza al dolore, che, essendo cambiati i termini di utilità, potrebbe tranquillamente essere utile in tutta quella sfera per la quale non viene chiamato minimamente in causa, che è il lavoro di pet therapy, perché c'è un lavoro
importante di informazione violenta ai danni, quasi specista, ai danni della razza. Quindi per quanto mi riguarda il nobile scopo è questo, per altri il nobile scopo sarebbe una competizione a punti, e questo già di per sé fa ridere perché nobile e competizione a punti, ma vabbè. Quindi del tuo nobile scopo al cane non interessa nulla, nulla, e neanche alla civiltà. Alla cinofilia non interessa nulla, solo te e i punti traggono interesse il tuo ego del salire o meno sul podio. O almeno io, non so voi, non ho mai visto in vita mia, in tutta la mia vita, un cane che si mettesse a leggere i punti di quanto aveva fatto in pista, obbedienza e attacchi. Concludo il video sperando che vi sia piaciuto, lasciando i riferimenti. Telegram, il mio canale Telegram Emanuele Artibani, lo conoscete? Se non lo conoscete iscrivetevi, unitevi. Non so se me la sono cavata, lasciatemelo come commento se me la sono cavata in questa battaglia. Ero molto nervoso perché aprire una delle sfide dove tra l'altro non c'è, cioè vince per me il pitbull, ma i cani sono sempre vincitori. Chi perde è chi mette un aggettivo dopo la parola cane. Se tu dici a un cane buono o cattivo, quello sbagliato sei te. I cani sono come i ragazzini, i cani sono cani, non sono né buoni né cattivi. C'è quello un po' più che te lo tirerebbe fuori, però quello sbagliato è chi mette un aggettivo. Quando ti chiedono ma il cane com'è buono? No, non me lo devi chiedere, perché i cani non sono né buoni né cattivi, sono cani. Sono cani. Quindi commerciale.artibar@gmail.com, il mio canale Telegram Emanuele Artibani o Artibani Emanuele, trovatelo, non mi ricordo come si chiama. Il social che uso di più è sempre Instagram. Fatemi sapere se me la sono cavata. Ha vinto il pitbull. Buon video a tutti, alla prossima. Fermi. Mi rimproverano poi. Vi devo ricordare di iscrivervi al canale. Il venerdì c'è la live, dalle 7 alle 8 di sera al momento, ma credo saremo costretti ad aumentarle. I contenuti delle live sono a disposizione degli abbonati, cioè ogni live dura un'ora, tutte le live potete vederle, questo lo dico per correttezza, ma potete solo vederle in diretta live. Chi volesse rivederle deve abbonarsi al canale, chi si abbona io lo straringrazio perché dà fiducia al progetto. Qui si parla di cinofilia, altrove si parla di altre cose.